Ciao e bentornate e bentornati su Green Tech Tales. Io sono Valeria e ogni settimana più o meno cercherò di portarvi delle notizie, delle risorse, dei risultati di ricerche scientifiche, insomma ormai lo sapete. Cerchiamo di parlare di sostenibilità applicata al mondo della tecnologia e cerchiamo di capire cosa succede nel settore tecnologico quando andiamo a parlare di sostenibilità e soprattutto di impatto ambientale. Ma non solo, non vi porto soltanto risorse e notizie, eccetera. Cercherò nelle prossime settimane di portarvi pian piano degli approfondimenti su degli strumenti che ho trovato per caso e che secondo me tante persone non conoscono, o meglio, alcuni magari li stiamo utilizzando ma non ci siamo mai soffermati su analizzarli e capirli un pochino meglio, e ho pensato di portare una miniserie dentro la serie, o meglio miniserie dentro il progetto, di approfondimento appunto legato a degli strumenti. In questo caso sono strumenti che vengono messi a disposizione da Google. Vi dicevo che alcuni di questi probabilmente li utilizziamo già, e non ne siamo nemmeno consapevoli. Infatti alcuni strumenti legati proprio al settore e al macro argomento della sostenibilità ambientale sono disponibili anche all'interno di Google Maps, sono integrati in tutte quelle funzionalità che ci permettono ad esempio di scegliere un percorso più efficiente dal punto di vista del consumo di carburante. Non so se avete mai notato, è da un po' che si vede, ma quando create appunto un percorso su Google, quindi un luogo di partenza, un luogo di destinazione, poi andate alla ricerca di quelli che sono i percorsi migliori, in alcuni di questi vi è il loghino della fogliolina. E quello che cosa sta a significare? Sta a significare sostanzialmente che quel percorso è quello che vi permette di arrivare a destinazione con il minor consumo di carburante. Questo è uno strumento, è un'integrazione che Google ha fatto all'interno di Google Maps e l'ha fatto senza dirci assolutamente niente, perché avrebbe dovuto, però sarebbe stato molto interessante avere un approfondimento. E ho pensato, quando ho letto appunto una lista di progetti che Google mette a disposizione, di portare proprio approfondimenti legati a questi strumenti, perché Google ha una sezione, ha un dominio proprio a parte, che è sustainability.google.com, se non ricordo male. E ci sono tutti i progetti legati alla sostenibilità che Google ha in qualche modo messo in piedi. Oggi non vi voglio fare la panoramica perché mi richiederebbe 3 video praticamente, ma ve ne porto uno che mi ha incuriosito un sacco, e che è potenzialmente disponibile anche in Italia. Oggi infatti vi parlo dello strumento che Google ha chiamato Solar API. Qualcuno magari lo conoscete già, anzi se lo conoscete già scrivetemi e ditemi se per caso avete fatto qualche progetto o se vi era capitato di approfondirlo e come mai, perché io onestamente non lo conoscevo, l'ho trovato per caso appunto nella lista di progetti che Google ha messo a disposizione. Questo progetto, questo strumento sostanzialmente vi permette di avere una stima della produzione di energia legata all'assorbimento di energia solare, dovuta all'installazione di pannelli solari sul tetto dell'edificio di magari casa vostra, oppure del vostro ufficio o di un edificio che vi interessa. E Google è riuscito a costruire questo strumento grazie a una serie di informazioni che ha a disposizione, messe a disposizione appunto da strumenti come Google Earth, vari modelli, ma anche Google Maps e tutta una serie di strumenti che chiaramente una delle big tech può avere tranquillamente in casa. E Solar API vi dà sì una stima appunto della produzione di energia, ma anche una stima dei risparmi energetici e quindi anche dei risparmi in termini di emissioni di CO2. Mi si era spento lo schermo con gli appunti e se no io divago tantissimo. Dicevo, vi dà una stima dei risparmi energetici e anche una stima del risparmio a livello di emissioni di CO2 e vi dà appunto una serie di informazioni che vi permettono di fare una sorta di simulazione
sullo scenario di mi interessa installare i pannelli solari in casa mia oppure nel mio ufficio oppure un edificio che ci interessa e voglio vedere, facendo appunto una simulazione, in che modo riesco a risparmiare l'energia a livello proprio di quantità, quindi come anche posizionare i pannelli e tutta una serie di altre informazioni. Vi dicevo all'inizio che è uno strumento che riguarda anche l'Italia, infatti Solar API copre oltre 40 paesi e ha delle informazioni su oltre 320 milioni di edifici sparsi tra Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Francia, Italia, Spagna e anche Giappone. E Google sostanzialmente afferma che questo strumento è molto diverso rispetto a tanti altri proprio grazie a tutte le informazioni che altri strumenti di Google, le alte tecnologie che Google mette a disposizione, permettono di appunto recuperare delle informazioni molto più accurate, molto più complete e che quindi ci permettono di avere anche dei numeri, dei dati, delle informazioni molto più accurate rispetto ad altri strumenti pubblici. Tuttavia, oggi ho pensato che oltre a farvi un'introduzione di questo strumento, avrebbe avuto particolarmente senso farvi vedere come funziona, anche perché Google è stata lungimirante e mette a disposizione anche una demo che potete tranquillamente navigare sul sito, ma ci tenevo a farvela vedere perché almeno possiamo fare dei ragionamenti anche su quello che fornisce la demo, sui dati, sulle informazioni e che cosa appunto mette a disposizione effettivamente questo strumento. Quindi lascio la linea alla Valeria di qualche giorno fa. Allora, eccoci, grazie Valeria dell'altra stanza per averci dato la linea. Vi faccio vedere velocissimamente, spero, una brevissima demo dello strumento Solar API. Infatti trovate direttamente il link per testarlo e tra l'altro qua voi vedevate già l'URL un po' cambiato con il mio test di prima, però non importa. Quindi potete cominciare ad esplorare la demo e una volta che cominciate ad esplorare vi fa vedere già i paesi che potreste utilizzare come test per testare le API. Ovviamente nella demo non si può girare come ci pare, infatti anche se provate a cliccare questa roba purtroppo non è cliccabile, sarebbe stato molto bello avere un tool aperto per fare questa roba qua, però purtroppo no. Nella demo tra l'altro trovate una serie di informazioni che però penso che la Valeria dell'altra stanza ve l'abbia già fatto vedere, quindi vi faccio vedere direttamente alcune cose che non penso di avervi fatto vedere in video. Potete scegliere tra tre paesi, quindi Stati Uniti, quindi esplorare la demo disponibile come focus di Stati Uniti, oppure Germania, oppure Giappone. Direi che restiamo un po' in ambito europeo, quindi andiamo a vedere la Germania. Una volta che cliccate appunto sulla località che volete vedere per la demo, potete vedere già che lui vi mette il focus in un luogo ben preciso, ma potete scegliere la visualizzazione, quindi quelli che sono i data layer che mette a disposizione l'estensione. Abbiamo la prima che è Flux, che se non ricordo male è quella che vi permette di vedere quanta luce riceverebbe la vostra zona o la vostra casa o appunto il vostro edificio. Inoltre si possono vedere anche diciamo le differenze in base al momento della giornata. La seconda visualizzazione è DSM, che sta per Digital Surface Model, e è una rappresentazione in 3D della zona. Poi abbiamo la mask che sostanzialmente, se non ricordo male, è la visualizzazione che vi permette di isolare nello specifico il tetto, quindi tutto il resto viene rimosso dalla visualizzazione. E poi abbiamo la visualizzazione classica in RGB. Quando voi andate avanti nella demo, quindi nella sezione 4, partite con la demo della prima visualizzazione che vedevamo prima, quindi quella della luce. E se vedete qua c'è una barra che potete scorrere. Innanzitutto potete scegliere la visualizzazione tra anno e mese.
Quella dell'anno vi fornisce, se non ricordo male, un valore medio, infatti questo non si può muovere, ma quando scegliete la visualizzazione mensile potete vedere come cambia la quantità di luce in base al mese. Questi sono sempre valori medi, se non ricordo male, quindi c'è il valore medio di un mese, il valore medio in questo caso di agosto. Quando si va su maggio abbiamo il valore medio di maggio in quella determinata localizzazione. Andando avanti ancora al quinto punto potete vedere un approfondimento, lui vi fa lo zoom proprio, è sempre lo stesso tetto, però vi riconosce quanti tetti potreste utilizzare per mettere i pannelli solari. Vi dice quello che è il massimo potenziale solare della vostra abitazione, vi dice il numero di ore di luce solare all'anno, l'area in metri quadri, quindi l'area sommata dei vari tetti, in questo caso sono 4, e il numero massimo di pannelli che potete installare. E poi avete un grafico di, diciamo, sunniness, non saprei come tradurlo in italiano, però dovrebbe essere quanta, diciamo, luce solare in percentuale, tra l'altro, avreste in quell'area specifica del vostro tetto, ed è in kilowatt all'ora per kilowatt. Quindi andiamo all'ultimo pezzetto. E qua potete vedere, come vedevamo prima, vi dà un'informazione che è quella del max panels count, quindi quanti pannelli potreste installare al massimo per l'area dei vostri tetti. E potete scegliere innanzitutto qui nella barra che potete scorrere in basso il numero di pannelli. Parte di default, non mi ricordo se parte di default anche Giappone e Stati Uniti su 30 pannelli, ma una cosa molto interessante è che il posizionamento dei pannelli cioè segue in base alle zone che hanno più sole. Infatti, se vi ricordate all'inizio, adesso ci ritorniamo un attimo, la prima parte di tetto che prendeva tanta luce in realtà era questa parte destra. E poi man mano va a coprire, diciamo, le altre zone, sempre seguendo, diciamo, prima la zona del tetto che prende più sole e poi quelle che prendono appunto meno luce solare direttamente. Non solo, avete anche in base al numero di pannelli il risparmio totale scusate, non il risparmio, la produzione totale di energia all'anno in kilowatt all'ora. E appunto la demo finisce qua, ma è molto interessante perché potete appunto vedere praticamente che cosa fa questo tipo di strumento e per cosa può essere utilizzato anche dalle aziende che appunto si occupano di installazione dei pannelli solari, e potete anche fare una sorta di self-assessment sostanzialmente. Ora vi rifaccio vedere un attimo, torno indietro per farvi vedere che appunto lui parte dall'installazione in questa zona del tetto, e torniamo un secondo indietro, non così indietro, nella parte di luce. Già in questo momento nella visualizzazione media annuale vedete che la parte che prende più luce è questa qui, questa a destra, e se andiamo qua anche nei vari altri mesi la parte a destra del tetto è sempre quella più illuminata, quindi diciamo che è intelligente da questo punto di vista, perché appunto dà la priorità alla zona della casa con più luce. E niente, la demo è finita qui, direi che ripasso il collegamento alla Valeria dell'alta stanza e spero vi sia piaciuto questo, diciamo, piccolissimo approfondimento. Bene, grazie mille per, diciamo, riavermi dato la linea. Volevo soltanto fare una conclusione e dirvi che, come vi anticipavo all'inizio, ci sono una serie di altri strumenti che Google mette a disposizione. Se vi può interessare un approfondimento su questi, fatemelo sapere. Credo che comunque pian piano questa diventerà un po' una miniserie di strumenti particolarmente interessanti che vengono messi a disposizione, di cui si parla molto molto poco. Io personalmente Solar API non lo conoscevo e mi è capitato di leggere a riguardo proprio casualmente. Niente, passiamo alla seconda notizia.
Per la seconda notizia parliamo di, uno degli argomenti che mi stanno più a cuore e che, quando se ne parla mi fanno alzare subito dalla sedia o alzare subito la mano e cercare di dire la mia. Infatti vi parlo di disinformazione e in generale disinformazione legata appunto alle tematiche che portiamo qua sul canale, quindi disinformazione legata al clima, al cambiamento climatico, eccetera eccetera. Ma non ve ne parlo casualmente, ve ne parlo perché ho trovato un articolo che appunto è l'oggetto di questa seconda notizia, in cui si parla di una coalizione di oltre 120 organizzazioni il cui obiettivo è proprio quello di combattere la disinformazione e la diffusione di notizie errate riguardanti sostanzialmente il cambiamento climatico e in generale il clima. Questa coalizione si chiama Climate Action Against Disinformation, o in italiano Azione per il clima contro la disinformazione, sostanzialmente è quello che vi ho spiegato. Sono una serie di organizzazioni che si sono messe insieme e hanno detto dobbiamo fare qualcosa per far capire che parlare di disinformazione crea una sorta di effetti a catena anche molto molto pericolosi. Infatti oggi sfrutto questa notizia per fare un po' un ragionamento, una riflessione insieme e per darvi qualche input su questo argomento, perché parlare di disinformazione e fare disinformazione, dare informazioni errate va totalmente in contrapposizione con quello che facciamo in questo canale, ovvero cerchiamo di fare divulgazione e anche sensibilizzazione. Sono due lati che non si incontrano mai, se non perché abbiamo sbagliato a cercare le fonti e quindi se non è fatto in buona fede rimangono comunque due binari molto separati. Nel caso in cui però la disinformazione, la condivisione di informazioni errate venga fatta in totale cattiva fede, qua siamo di fronte ad un problema. Siamo di fronte ad un problema sia da parte di chi ha fatto la disinformazione, ma anche siamo di fronte ad un problema in quanto consumatori di notizie. Questo ci deve portare a parlare di un altro tema, ovvero quello della responsabilità. Infatti, condividere informazioni, fare divulgazione, significa avere una certa responsabilità rispetto ai contenuti che si condividono. E come dicevo all'inizio, la condivisione di informazioni determina i risultati che possono arrivare dalla condivisione di quei contenuti stessi, ma anche una serie di effetti a catena, positivi o meno. Nell'articolo oggetto di questa notizia si parte nominando la disinformazione legata a diversi eventi di blackout, quindi di mancanza di energia elettrica, uno dei quali, il più recente, è stato l'anno scorso ed è stato un blackout che ha visto come protagonista la penisola iberica, non ricordo il mese, però comunque era l'anno scorso, nel 2025. Di questo blackout se ne è parlato in un sacco di salse, sono state puntate dita su chi più chi meno e sono state condivise anche ovviamente informazioni errate. Ma ricollegandoci al tema della disinformazione, quando si parla di disinformazione climatica si parla di un sacco di cose e si parla purtroppo o per fortuna anche di politica. In generale parlare di cambiamento climatico, parlare di sostenibilità ambientale vuol dire parlare di politica e ci è capitato un sacco di volte di vedere rappresentanti politici di vari partiti, senza fare distinzioni, ma pescatene uno dal cappello e almeno una volta ci è capitato di sentire affermazioni come il cambiamento climatico non esiste, il cambiamento climatico è questo, quell'altro, parlare di rinnovabili o di sostenibilità vuol dire arricchire tot persone, eccetera eccetera, e condividere questo tipo di pensieri alimenta un certo sentimento di rabbia, di insoddisfazione e anche di fastidio. Questo poi porta, lo dicevamo all'inizio, ad una serie di effetti collaterali e ad una serie di informazioni che poi man mano vengono gonfiate e quindi si arriva a delle informazioni che si discostano tantissimo dalla realtà. Quindi si creano degli scenari che sostanzialmente non esistono. Si parla talmente tanto di situazioni che non esistono, tant'è che si arriva poi a teorie complottistiche, insomma, immaginate, e tutto questo a chi tocca però va soltanto a peggiorare la situazione di
di cittadini, di noi persone, diciamo, normali, e soprattutto a mettere in pericolo il futuro delle persone, il futuro delle future generazioni e tutta una serie di cose di cui abbiamo parlato un sacco di volte. Nell'articolo si parla però anche di leadership, soprattutto di leadership spagnola, perché nell'articolo si ritiene che la Spagna sia in grado di attuare una sorta di controffensiva. L'abbiamo visto anche in diverse altre situazioni. La Spagna fa un po' da, diciamo, pioniera di diciamo, posizioni diverse rispetto ad altri paesi per difendere proprio l'integrità delle informazioni, la responsabilità digitale e proteggere anche i cittadini dal potere di grandi aziende e dal potere che queste aziende hanno anche a livello di influenza, a livello internazionale. Inoltre si parla anche dell'Unione Europea che ha deciso di sostenere e appoggiare una dichiarazione chiamata Dichiarazione sull'integrità delle informazioni riguardanti il cambiamento climatico. Nome lunghissimo, è una recente dichiarazione pubblicata dalle Nazioni Unite. Di cosa si tratta? In questa dichiarazione sostanzialmente si parla proprio di protezione delle informazioni che siano però basate sempre e solo sulla scienza e non solo, viene supportato il giornalismo indipendente, quindi un giornalismo che tendenzialmente non è condizionato da altri tipi di situazioni, e si parla anche di trasparenza, un concetto che qui sul canale, non so, nell'ultimo anno probabilmente è tornato ogni 2 video, ma è un tema che riguarda proprio la disinformazione e il problema di condividere informazioni che siano effettivamente più vicine possibile alla realtà. Ma vi starete chiedendo, 1, perché ne stiamo parlando qui, 2, perché è così importante parlare e combattere la disinformazione climatica? Per alcune persone questa domanda potrebbe non avere nemmeno senso, potrebbe sembrare quasi folle, ma viviamo in un momento storico complicato. Lo dicevo all'inizio, siamo davvero pieni di informazioni e i social media soprattutto, ma anche il modo in cui fruiamo in generale le notizie, così come la grande quantità di notifiche che ci arrivano, informazioni vere, gonfiate, prospettive differenti, prospettive un po' diciamo un po' più tirate e non magari gestite in modo da non creare allarmismo e tutto, sono informazioni che ci portano pian piano a perdere sempre di più la sensibilità verso questioni estreme, e questo riguarda anche il cambiamento climatico, non solo guerre e situazioni veramente veramente gravi di cui fa quasi paura non essere quasi più sensibili perché ne sentiamo parlare talmente tanto. Ma oltre a tutte, diciamo, le informazioni negative che vi ho dato, i ragionamenti un po' negativi che vi ho dato in questa sezione del video, volevo portarvi anche diciamo una chiusura un po' positiva, ed è l'importanza delle azioni locali, delle comunità locali che si possono occupare anche di informazione e di condivisione di informazioni proprio a livello locale. E infatti posso portarvi finalmente un'azione fatta da una città italiana, non lo sapevo, l'ho scoperto per caso leggendo questo articolo, ma in più di 50 città nell'ultimo periodo, non so dirvi quanto tempo perché mi pare non ci sia scritto sull'articolo, però recentemente, diciamo, si è cominciata a vietare la pubblicità legata ai combustibili fossili, e quindi un po' come viene fatto per il tabacco, non vi sono più pubblicità legate a un certo tipo di sigarette che non altre. Non so dirvi sulle sigarette elettroniche, però sul tabacco sicuramente non esistono quasi più, non mi è più capitato di vedere magari alla fermata dell'autobus o su un edificio o su dei cartelli pubblicitari una pubblicità su un marchio di sigarette, e questo lo si sta facendo, lo si sta applicando anche ai combustibili fossili e a ciò che, diciamo, riguarda le problematiche riguardanti appunto il cambiamento climatico. E volevo chiudere questa notizia dicendovi che tra le città che hanno cominciato a fare questo tipo di questo tipo di controffensiva verso la condivisione delle informazioni,
Tra queste c'è anche una città italiana, ovvero Firenze. Infatti Firenze è stata una delle ultime aggiunte alla lista insieme ad Amsterdam, quindi siamo affiancati a una città che a livello di sostenibilità è molto molto avanti, e si è cominciato appunto a, diciamo, puntare i piedi e dire di queste cose non si fa pubblicità perché sono prodotti che fanno male alla salute delle persone e creano dei problemi, creano delle conseguenze molto forti sul nostro pianeta, sull'ambiente e sulla nostra quotidianità come la conosciamo oggi. Quindi non facciamo pubblicità, non diamo spazio a questa roba qui. Insomma, potrà sembrarvi banale, ma questo è esattamente l'applicazione del concetto di people before profit, che in questo momento storico è un concetto molto molto forte e che sta cercando di lottare per sopravvivere sostanzialmente, e ovviamente può essere applicato anche al clima, al cambiamento climatico, alla sostenibilità e a quello di cui parliamo su questo canale. Bene, io per oggi ho finito, questo video sarà diventato lunghissimo, quindi grazie se state ancora guardando, e se questo video vi è piaciuto, se avete trovato le notizie interessanti, mettete un like, condividetelo con amici, parenti, vicini di casa, chiunque vogliate. Se volete sostenere economicamente il canale vi lascio il link Ko-fi qua sotto come sempre, ma lo trovate anche nella descrizione del canale. E se invece non potete sostenere economicamente il canale, non vi preoccupate, condividete, non so, mandate il canale ai vostri amici, così aumentiamo il numero degli iscritti. Insomma, fate in modo che questo canale arrivi a più persone possibili. E niente, ci vediamo al prossimo video.